Siamo stati moltissime volte in questa città, ma solo per andare in aeroporto. È giunto finalmente il momento di scoprire il centro di Bergamo. Secondo noi, spesso sottovalutata, è un concentrato di storia, tradizioni, ottimo cibo e panorami straordinari. In questo breve viaggio vorremmo raccontarvi di più sulla città, dal suo cuore medievale ai motivi per cui merita assolutamente di essere visitata. Siamo solo a un'ora da casa, pazzesco pensare a quanti luoghi dobbiamo ancora vedere anche solo nella nostra regione. Lasciata la macchina in Piazza Libertà, andiamo a prendere la funicolare, che con un biglietto da 1,70 € e 5 minuti di tragitto ci porta direttamente a Bergamo Alta. Appena arrivati capiamo subito di essere in qualcosa di diverso da una classica cittadina. Sembra molto più un borgo antico che ha conservato la sua autenticità. Da Piazza Mercato delle Scarpe prendiamo una via in discesa che ci conduce di fronte a Porta San Giacomo, una delle 4 porte monumentali della città. Bergamo Alta è a tutti gli effetti un centro fortificato, con un sistema di bastioni, baluardi e con le alte mura veneziane che si estendono per più di 6 km. Camminare lungo le mura con questa vista fenomenale sulla pianura è molto bello e rilassante. Ci piace che ci sia così tanto verde. Torniamo però sui nostri passi perché ci è venuta una certa fame. Proprio di fronte all'arrivo della funicolare c'è questo localino con solo i tavolini all'aperto, ma direi che per oggi è perfetto perché si sta benissimo, che fa la polenta con tantissimi ingredienti diversi. Io ho preso la polenta taragna con i funghi porcini, mentre Paolo la polenta semplice immersa nel gorgonzola. Io non sono quasi riuscita a finirla, ma era buonissima. Ora per smaltire prendiamo le scale proprio di fianco a dove abbiamo pranzato, per raggiungere Piazzetta Luigi Angelini. Questo angolo verde tranquillo è fantastico se cercate un momento di relax. Ci sono panchine dove riposarsi e un antico e grandissimo lavatoio all'ombra della Torre del Gombito, alta ben 52 metri. Prendiamo poi il passaggio Calonga per sbucare direttamente di fronte a Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia, anima storica e sicuramente punto più suggestivo di Città Alta. La torre civica, i suoi locali con tavoli all'aperto e le persone sedute intente a chiacchierare sui gradini di Palazzo Nuovo. Il tutto combinato insieme crea un'atmosfera d'altri tempi con cui è facile entrare in sintonia. Oltrepassati i portici della Ragione, si apre davanti a noi una piazzetta più piccola ma spettacolare con la Basilica di Santa Maria Maggiore. Come succede in tantissime città italiane, anche Bergamo ha il suo rito scaramantico. Infatti sulla cancellata della Cappella Colleoni, che è questa alle mie spalle, troviamo il simbolo di Bartolomeo Colleoni, appunto, il condottiero a cui è dedicato il mausoleo, che riporta 3 testicoli. Questo è il simbolo della sua casata e bisogna sfregarli come portafortuna. Lo noterete subito sulla cancellata. L'ingresso è gratuito, ma all'interno della cappella è vietato fare foto o video. Ci rifacciamo però nella basilica. Il biglietto costa 5 € e li spendiamo volentieri per vedere questa incredibile opera d'arte. Oltre ad alcuni immensi arazzi che arricchiscono le pareti, tutti i soffitti sono decorati con stucchi, sculture e intarsi dorati, una vera meraviglia. In questa chiesa riposa Gaetano Donizetti, grande compositore d'opera dell'Ottocento, nato e morto proprio a Bergamo. Quando usciamo, imboccando via Gombito, non facciamo nemmeno 100 metri per arrivare al nostro alloggio di stasera, una casa-torre carinissima riconvertita a bed and breakfast. La nostra stanza è molto luminosa e con una vista splendida dal balcone, direi approvato. Fatto il check-in è l'ora della merenda. Dopo aver mangiato la polenta taragna a pranzo, ora ne proviamo un tipo ma totalmente diverso. Infatti il dolce di Bergamo si chiama polenta e osei ed è una tortina di pan di Spagna ripiena di crema alla nocciola. Dicono super dolce, adesso lo proviamo. A me è piaciuto, anche se in effetti è dolcissimo, da provare comunque. Mi direte poi cosa ne pensate dopo averlo mangiato. I luoghi da vedere ovviamente non sono ancora finiti. Camminiamo fino alla rocca, costruita sulla sommità del colle di Sant'Eufemia. Questo colle è probabilmente la parte più antica e dove sorse il primo vero nucleo della città. La fortificazione, costruita nel XIV secolo, è circondata da un bel parco con diversi affacci panoramici sui dintorni.
Ma se volete godere di una vista davvero senza paragoni, con un biglietto da 3 euro è possibile salire in cima ai camminamenti e alla torre, che offrono un panorama spettacolare sul centro, la pianura fino alle prealpi. Vediamo anche le montagne piene di neve in lontananza. Confinante con la Rocca ma con l'ingresso a una via di distanza, visitiamo Palazzo Moroni. Il biglietto costa 11 euro, ma se siete soci FAI l'ingresso è gratuito. Questa dimora nobiliare seicentesca vi accoglierà con uno scalone monumentale super scenografico che conduce al piano nobile. Senza dubbio i signori Moroni sapevano come stupire gli ospiti, il primo impatto lascia bocca aperta. Poi ci sono le sale interne, affrescate e arredate secondo un perfetto gusto barocco, con alcuni pezzi d'arte notevoli. Prendendo la porta finestra che dà sulla balconata interna, raggiungiamo i giardini all'italiana. Disposti su più livelli sono un'accuratissima oasi verde con fiori e piante secolari. Stiamo facendo una camminata nel parco di Palazzo Moroni, che sinceramente non ce l'aspettavamo così grande, è immenso, non vediamo la fine. Anche se è inizio marzo ci sono già tantissime primule selvatiche già fiorite e anche qualche narciso, si sta veramente bene. Abbiamo poi scoperto che quest'area agricola adiacente ai giardini, l'Ortaglia, è di circa 2 ettari, c'è molto da esplorare insomma. Salutato il bellissimo palazzo, prendiamo la centrale via Colleoni fino ad arrivare alla Torre della Campanella e a Piazza della Cittadella. La nostra destinazione è un locale storico. A Bergamo è stato inventato il gelato al gusto stracciatella e precisamente in questa pasticceria qui dietro. Si chiama la Marianna e dato che Sara ha provato polenta e osei, ora tocca a me assaggiare la stracciatella. Non un gran sacrificio come potrete immaginare, anche perché ora vi posso confermare che è fantastica. Dopo la seconda pausa merenda facciamo una passeggiata fino a Porta San Lorenzo, forse la meno conosciuta e visitata delle 4 antiche porte d'accesso alla città fortificata. Questo portale, immerso nel verde, collegava Bergamo alla Val Seriana. Sinceramente da questo lato, con lo sguardo sulle colline, non sembra nemmeno più di stare in centro. Facciamo questa camminata lungo le mura mentre il sole sta scendendo e rientriamo verso le vie principali all'altezza del Parco della Fara. Pochi passi e siamo a Palazzo Terzi. Questa dimora storica ancora oggi privata non è sempre visitabile all'interno purtroppo, ma merita un passaggio anche solo per dare un'occhiata al panoramico cortile interno. 2 grandi statue e un'elegante balaustra creano una perfetta cornice, con in sfondo Città Bassa e la pianura che si estende a perdita d'occhio. Ripassiamo così da Piazza Vecchia, che ora con questa luce è completamente diversa, secondo noi ancora più bella se possibile. Non c'è niente da fare, il crepuscolo e la sera sono il momento migliore per fotografare le città. È arrivata l'ora di cenare. Abbiamo scelto il Circolino, attratti dalle tantissime recensioni positive e anche su consiglio di Erika, che ringraziamo molto. Questa osteria con cucina tipica bergamasca si trova all'interno di un ex convento del XVI secolo. In alcuni punti si possono vedere ancora gli affreschi. Oggi abbiamo deciso di provare solo piatti tipici della zona bergamasca e per questo a cena abbiamo scelto di prendere un tagliere di formaggi della zona Bergamo e Orobie. Paolo ha preso i casoncelli, che sono fantastici, e io gli scarpinocci. Ovviamente confermiamo tutte le recensioni, era davvero buonissimo. Facciamo una camminata serale mentre aspettiamo le 22. Ogni sera alle 10 in punto dal campanone risuonano 100 rintocchi. Questa tradizione nata nel Medioevo annunciava la chiusura delle porte d'accesso alla città alta, misura di difesa contro possibili attacchi o intrusioni. È emozionante come questa usanza sia arrivata fino a noi. Anche oggi una giornata di sole splendente.
Dopo una veloce colazione in hotel, iniziamo la mattinata prendendo la funicolare che sale fino a San Vigilio, soprannominata da Paolo Bergamo Alta Alta. Su questo colle, immerso nel verde, ci sono bellissime ville e diversi belvedere a cui affacciarsi. Qui dal Colle di San Vigilio c'è una vista a 360 gradi sia su Bergamo Alta che su tutta la pianura. Infatti oggi c'è un po' di foschia, ma se ci fosse sereno si vedrebbe anche Milano e addirittura il Monviso. È il posto perfetto dove fare delle camminate rigeneranti. Andiamo anche al castello di San Vigilio, dove con una breve scalinata si raggiunge la sommità della torre, punto strategico di avvistamento e ora splendido affaccio panoramico. Dato che avevamo voglia di camminare, invece di riprendere la funicolare abbiamo deciso di scendere a piedi, salutare Città Alta, che ci è piaciuto così tanto, e continuare fino a raggiungere Città Bassa. Qui i luoghi di interesse sono un po' meno, ma alcuni meritano un passaggio. Ricarichiamo velocemente le batterie mangiando una pizza ai formaggi DOP del bergamasco. Passeggiamo per Piazza Pontida, che è molto carina con le sue case colorate. Imboccando poi via 20 settembre raggiungiamo il famoso Sentierone, un ampio viale alberato che ci è sembrato un po' il fulcro della vita sociale della parte più moderna di Bergamo, con locali, negozi, il teatro Donizetti e i bellissimi portici. È un luogo molto elegante in cui ringraziarvi per aver guardato fino alla fine il video e salutarvi anche per questo venerdì. Speriamo che Bergamo vi sia piaciuta. Se non l'avete mai presa in considerazione per un weekend, è arrivato il momento di rimediare. Come sempre non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace o un commento se volete supportarci, ve ne siamo grati. Noi ci rivediamo tra 2 settimane con un nuovo video, sempre in giro per la nostra Italia. Grazie, a presto, un abbraccio, ciao! Ciao!